E buonasera dalla sintesi ludica, ragazzi. Se non è uno Stranger Things, non è un nostro team. E oggi qua ci troviamo con il team di Nardo, ragazzi, campione di Pokémon Nero e Bianco, che oggi porta un anti-meta in Regulation J di quelli davvero strambi e davvero tosti, che non troverete da nessun'altra parte. Ragazzi, che dire, squadra sicuramente atipica con tanti Pokémon atipici e mai difficilmente usati nel competitivo. Ci troviamo qua innanzitutto come lead iniziale una bella varietà, ragazzi, perché abbiamo Arceus che è di tipo Ghost e va a regolare la velocità in qualsiasi modo tra Venta Encode e Distorto Zona, ed è un supporter perché ha esclusiva, quindi per escludere eventualmente Vento Encode e Distorto Zona dall'avversario, di tipo Fantasma onde evitare i fake out, Giudizio per andare eventualmente contro i Calyrex avversari e al tipo Dark per resisterci, quindi molto molto buono. Accanto a lui possiamo aggregare eventualmente Home Bravery se abbiamo un Incineroar contro, che si agevolerà con agonismo per aumentare eventualmente il suo attacco, resistere a fake out con anonimato e eventualmente buttare giù l'Incineroar o il Miraidon di turno. Ci abbiamo poi anche un bel Crocodile con Intimidate, che è ottimo sia per gestire Miraidon sia per gestire eventualmente ragazzi Calyrex di tipo ghiaccio, perché ci andiamo eventualmente a fare o provocazione o privazione e facciamo bei danni. Ci abbiamo poi anche Coraidon, ragazzi, che va a mettere la Sun che può servire sia se iniziamo con Chandelure al posto di Arceus per agevolarci con onda calda, sia eventualmente per mettere Alirasenti anche in un secondo momento con retromarcia e aumentare il suo attacco. Alirasenti che ha corpetto assalto, quindi è molto resistente, e oltre che questo può aumentare la sua velocità con nitrocarica, siccome non è proprio eccellentissima. Può eventualmente fare un bel colpo che distrugge la qualsiasi cosca ermaia, dato che ha la paleoattivazione, o con zuffa. O può eventualmente recuperare vita, ragazzi, perché è abbastanza solido, devo dire il vero. Questo è il team, ben confezionato, ragazzi. Vi ricordo di seguire l'altra rubrica, quella di Pokémon Battle Factory, se volete sapere di settimana in settimana quale sarà l'allenatore che andremo a scegliere. E detto ciò, che dirvi, se volete mettete un like al video una volta che l'avete finito di vedere, iscrivetevi al canale e mettete un commento qualsiasi, tanto diciamo anche se scrivete qualsiasi, l'algoritmo aiuta, quindi va bene. Detto ciò, andiamo alle tre partite e vediamo come gioca questo team davvero strambo. Ragazzi, si va quindi con Nardo, l'antimeta che non ti aspetti. Pokémon abbastanza difficili da affrontare, c'è un Deoxys e devo ammettere ci sono una serie di rompicazzi di quelli madornali, però vediamo un pochettino come possiamo gestire la situation. Allora, secondo me Arceus ci può aiutare molto col regolamento della velocità in questi casi, quindi sicuramente potremmo metterlo. Non abbiamo sicuramente diciamo nessun Pokémon avversario che va a sconfinferare proprio bene a nostro favore. Chandelure magari facendolo terrakristallizzare tipo erba potrebbe essere ottimo. Coraidon ci può dare la Sun, ovviamente ce lo mettiamo dietro che può essere utilissimo. E dopodiché dobbiamo capire chi mettere per ultimo. Di attacco non sappiamo Deoxys di che tipologia l'ha fatto, quella la camurria più grande. O ali rasenti o Bravery, quindi direi. Però Bravery ci può servire in maniera abbastanza relativa in realtà. Mettiamo ali rasenti e andiamo. Ragazzi, squadra, veramente Camurrusa, quella del nostro avversario, ma vediamo un pochettino di gestirla nel modo migliore possibile. Il nostro è un antimeta, quindi ricordiamoci che anche se lui, fondamentalmente parlando, può avere le idee chiare su chi affrontare normalmente, affrontando il nostro team sicuramente diciamo non riesce a capire bene cosa facciamo, sempre quello è il vantaggio. Va bene, Tailwind sicuramente ed eventualmente anche una bella Energy Ball. Però in realtà potremmo già mettere anche Coraidon, togliere la pioggia e buttare subito la Energy Ball da quella parte. Nel caso peggiore becchiamo in DD, ma ce ne stiamo fregando. Vai. Lui attualmente il vantaggio nostro è che non ha capito che il nostro Arceus è di tipo fantasma. Lui
può pensare, relativamente parlando, che sia di tipo normale. Quindi va benissimo per noi. Una prima Energy Ball arriva su in DD, quindi va benissimo. Siamo sotto Sun, quindi comunque sia dovremmo resistere abbastanza bene anche a Water Sprout. E arriva l'Energy Ball. Siamo resistenti da un lato e dall'altro. Meno di mezza vita per tutte e due si ipotizza, vediamo un po'. Energy Palla colpisce in DD come avevamo detto, però saranno sempre comunque sia magari un terzo dei danni, anche un po' meno. Però dovrebbe essere quello che basta per abbattercelo con Coraidon. Allora, siccome quella sarà sicuramente una ritirata indietro perché lui vuole andare a rimettere la pioggia, noi ci facciamo un'onda calda su tutti e due e un U-turn, così andiamo a rimettere indietro Coraidon. Vediamo un poco, lui non cambia, va bene lo stesso per noi. U-turn arriva ma non bastava, quindi onda calda va benissimo. E mettiamo Arceus e vediamo di agevolarci in velocità per dopo. Ai rasenti bello pure, Tra l'altro con il sole, con la Sun ci possiamo agevolare un pochettino, ma ora lui potrebbe cambiarlo. Non è male, Potremmo anche agevolare la velocità poi con nitrocarica. Però con Tailwind andiamo un attimo più sicuri. Vai, Arceus. Ripeto, lui non dovrebbe sapere che il nostro è di tipo fantasma, può ipotizzarlo dalle alette, però diciamo potrebbe anche non vedere. Porca puttana. Riesce ad evitare in DD, questo veramente ci rompe tanto le scatole. E noi dobbiamo riandare obbligatoriamente di onda calda perché dobbiamo battere in DD, perché se fa Follow Me con Arceus abbiamo l'attenzione attirata su di lui e non possiamo colpirlo perché è di tipo normale. Situazione tangibilmente pesante, Vento in coda arriva, ci agevoliamo. Più veloci Kyogre, onda calda. Lui ancora Kyogre non l'ha cambiato, è questo che mi sta un po' destabilizzando, sinceramente parlando. Perché lui sa che fino a quando non lo posso colpire con gelo raggio è inutile cambiarlo. Cioè con Energy Palla è inutile cambiarlo. Non mettiamo Coraidon ragazzi qua. Anche se diciamo non possiamo utilizzare schermaglia, dobbiamo per forza utilizzare ali rasenti. Siamo più veloci, Molta attenzione qua. Abbiamo nitrocarica, quindi va bene comunque. Giudizio e nitrocarica, si va. Vediamo un po' se lui terracristallizza, fa qualcosa di strambo. Mi sta destabilizzando molto sto Kyogre lasciato in campo che continua a fare gelo raggio e cose di sto genere. Pensavo lo ritirasse per rimetterlo in campo e mettere la pioggia, invece se ne sta proprio sbattendo i coglioni. Non me l'aspettavo ragazzi. Arriva giudizio, ottimo. Arriva nitrocarica. Siamo messi benissimo. Lui non ha cambiato Kyogre ma ora morirà per questo. Lui sicuramente voleva evitare in qualche maniera diciamo di... Primo pulsar però non fa niente, compà. Se tu lo cambiavi e mettevi la pioggia faceva qualcosa, ma ora te lo sei tenuto in campo troppo tempo. Vero che mi hai destabilizzato, però ora non puoi utilizzare l'Urshifu come si deve, io ho vinto la partita. Giudizio. Ma anche sanguisuga, efficace. Ma anche zuffa, tanto quello là ce ne stiamo un po' fregando ormai di Kyogre.
Non dico che ce lo sbattiamo nella minchia, ma ce lo sbattiamo nella minchia. Infatti, ragazzi, la prima si vince così, scusate un po' le volgarità. E dopo la prima vittoria ce ne andiamo alla seconda partita, ragazzi. Abbiamo conteso bene nonostante lui ci volesse destabilizzare con Kyogre. Qua ci troviamo Mega Erna, ragazzi, che è sempre una brutta bestia, stiamoci attenti. Un Arceus che mi pare di tipo Ground, per essere accordato a Golem sarà probabilmente di tipo Ground. E dopodiché diciamo una squadra che può andare anche in distorto zona, quindi stiamoci un attimo attenti e capiamo bene come fare, perché la distorto zona di Attarene non la possiamo disattivare con Crocodile, perché provocazione non funge, quindi direi più Arceus, che eventualmente ce ne andiamo a fare la nostra beneamata, diciamo, il nostro beneamato in Prison. Vediamo un pochettino che altro ci può essere utile. Allora, qua è una situazione difficile, In realtà Chandelure potrebbe non essere male perché facciamo diventare di tipo erba anche, quindi diciamo riusciamo a gestire un po' tutto. Quindi va bene. Coraidon ce lo portiamo giusto per il fatto che è leggendario e che è forte, ragazzi. Sempre il numero dei PL per quello. D'attacco lui chi c'ha? Non sappiamo se quello va di Earth Power o Terremoto. Direi così, ragazzi. Era pure buono portarsi eventualmente all'irrasenti in realtà, soltanto che c'è avuto un poco di imbarazzo di scelta. Però penso che questa squadra vada meglio perché Crocodile per gestire Golem dovrebbe essere perfetto. E siccome lui ha questa stramba combinazione, quando ci sono combo strane in mezzo è probabile che li si usano. Ok, dobbiamo capire sto Arceus di che tipologia è. Intanto ci facciamo una bella esclusiva. Sicuramente questo. Esclusiva. Se lui è di tipo terra noi ci facciamo comunque sia ora così e ci facciamo un bel energy palla. Che non lo prendiamo in realtà. Ma ci tentiamo e eventualmente diciamo... Vediamo dopo perché tanto in ogni caso onda calda per ora toglie e non toglie. Vai. Possibilmente lui vorrà impostare la Trick Room. Ora se lui la imposta eventualmente con Arceus stesso potrebbe fare Follow Me con NDD. Noi ci agevola ad un turno perché noi facciamo esclusiva, gli togliamo la possibilità di fare la Trick Room e ci agevoliamo per dopo. Vediamo un po'. Provocazione però troppo tardi, ragazzo. Non è arrivato il Follow Me, quindi arriva l'Energy Palla. Arceus non giù, ma quasi secondo me. Eccolo. Siamo a range di potercelo portare giù con onda calda. Psichico arriva a pochi danni, abbastanza irrilevanti. Dovremmo togliere ovviamente lui, perché non possiamo danneggiare se lui incomincia a richiamare l'attenzione. Per ora lui tanto non farà distorto zona, al limite potrebbe farlo al turno dopo, quindi facciamo un'onda calda, mettiamo Crocodile e ci prepariamo eventualmente a fare un knock off su Indie. Va bene. Ce l'aspettavamo, abbiamo fatto onda calda per questo. Ullo Rabbia va a diminuire un pochettino l'attacco speciale di Chandelure. Onda calda arriva. Va a buttare giù i nemici. Pronti con Crocodile. Lui vorrebbe rimettere da quel lato qualcuno che gli rimette eventualmente una Trick Room, vediamo un po'. Però per aver iniziato così è probabile che questi due abbiano la Trick Room. Perfetto. Allora,
Abbiamo un Shifu di tipo acqua, suppongo. Coraidon andiamo a diminuire di parecchio la sua potenza. Onda calda però non basterà per fare fuori coso. E lui mette la Trick Room. Ce la appattiamo, ragazzi, che dobbiamo fare? No, è di tipo Dark, ragazzi, stiamo attenti, ci voleva fregare. Mettiamo lo stesso Coraidon e facciamo un'onda calda. Mettiamo Coraidon perché comunque sia, diciamo, se lui ci fa un attacco ce lo farà di tipo lotta e abbiamo maggiore resistenza su quel lato. Potevamo mettere anche Arceus, ma poi rimaniamo di nuovo bloccati con lo stallo con Indie. Quindi va bene. Coraidon aumenta la potenza del fuoco e con onda calda dovremmo togliere un bel poco, ragazzi. Quindi diciamo dovremmo assicurarci dei bei danni. Pugno Tenebra però basta e si porta via Chandelure, ma noi ora abbassiamo un pochettino eventualmente l'attacco. Siamo già terracristallizzati noi con Chandelure, quindi se mettiamo Arceus è un Arceus morto. Crocodile. Dobbiamo assolutamente cercare di buttare giù questo Urshifu, che è la cosa più complicata. Fai brutti colpi ed è veramente rompicazzi questo fatto. Turbo Schianto. Se Follow Me non attira ci potrebbe aiutare. Privazione ci aiuta dall'altro lato, ma ci può aiutare anche da questo, eventualmente per togliere l'ultimo briciolo di vita. Meglio privazione piuttosto che Aigorsa Power. Turbo Schianto arriva. Perfetto, e arriva anche privazione. Penso che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Gestione di Urshifu più difficile del previsto, ma anche il secondo round ce lo siamo portati a casa con questa squadra che veramente ci sta dando belle soddisfazioni, devo dire il vero, eh? Abbiamo gestito bene davvero tutto. Mega Erna. Abbiamo Igor's Power, bloccati su Turbo Schianto, quindi scendiamo di Turbo Schianto. Provocazione ci potrebbe servire in caso che lui faccia distorto, ma a questo punto, dato che uno, attacchiamo come pazzi. Va bene, noi siamo più veloci di lui, quindi almeno gli arrivano 2 attacchi. Turbo Schianto arriva e comunque sia un danno normale abbastanza rilevante. Perfetto. E Igor's Power dovrebbe bastare. E basta, ragazzi. Secondo round aggiudicato per noi con questo Stranger che è bello quanto mai. E dai, cazzo. Belle partite, ragazzi. Spero che con questo team vi divertiate perché io mi ci sto divertendo come un matto. Veramente bello a usare. E ragazzi, siamo arrivati all'ultima partita. Il team ha performato davvero tanto bene. Vediamo un pochettino di farlo performare in quest'ultima. Devo dire il vero, abbiamo fatto più di quello che mi immaginavo, quindi va più che bene la situation. Dobbiamo bloccare qua la distorto zona, sicuramente. Braviary ci può servire qua un pochettino anche per gestire eventualmente il fake out con anonimato. E può essere eventualmente utile per andare contro a coso, contro Annihilate. Tipo Ground però non ci può servire tanto a parte che contro Mega Erna. Forse è meglio Chandelure a questo punto. Allora, Arceus, Chandelure, Coraidon, che mettiamo un pochettino di Sun che ci può fare bene. E Ali Rasenti qua non lo so, ragazzi. Ali Rasenti mi pare l'unico utile perché purtroppo non possiamo mettere Crocodile, anche se qua potrebbe essere molto utile potenzialmente. Per il fatto che comunque sia ci abbiamo contro Annihilate che va a potenziarsi, quindi stiamo un attimo attenti e vediamo un po', anche se l'Annihilate sarà sicuramente quello da Final Gambit considerando la situazione.
Annihilape arriva e Megaherna arriva. Dobbiamo evitare la Trick Room. Distorto zona immediatamente. No, che distorto zona? Volevo dire Imprison immediatamente. Qua anche una bella onda calda secondo me ci potrebbe stare. E andiamo a ridurre il più possibile la vita di Megaherna. Tanto lui se a Final Gambit per davvero con Shadow Claw non si può portare né uno né l'altro. Pugno Furibondo arriva, ma non l'abbiamo ancora danneggiato. Esclusiva, blocca la Trick Room di Megaherna. Onda calda dovrebbe fare buoni danni. Ok. Via Arceus, giù Coraidon e giù Onda Calda. Sì, è l'opzione migliore. Ci buttiamo giù a Megaherna. Ed evitiamo che... No, raga, ne facciamo un'altra, ragazzi, non può essere. Ragazzi, purtroppo la terza l'abbiamo vinta in men che non si dica, mi dispiace, non volevo. Ne facciamo una quarta, che comunque sia, diciamo, già ci siamo assicurati che la squadra funziona, però una quarta ce la facciamo, dai. Oggi veramente, diciamo, team rompicazzi, minchia Metagross e Milotic, quindi Intimidate non lo possiamo utilizzare. Purtroppo. E questo è un male. Arceus per esclusiva, al solito. Gestione, fake out eventuali con quello potrebbe farli, ma difficile, sinceramente. Bravery ce lo potremmo portare comunque sia in realtà, anche se ha poco senso. Facciamo così, facciamo Arceus, Chandelure, Ali Rasenti e Crocodile. No, che Crocodile, volevo dire Coraidon. Siamo plasmati verso il fuoco, dai. Più che altro in una situazione come questa portarci Bravery poteva convenirci da certi punti di vista, perché comunque sia avremmo avuto il terratipo terra e saremmo andati bene contro Metagross, ma a parte quello si poteva fare ben poco, invece qua abbiamo molte agevolazioni su tutto. Stare molto attenti a Deoxys, ragazzi, molto attenti. Arceus al solito è un po' bloccato in queste situazioni. Subito esclusiva. Palla ombra non prende perché potrebbe esserci qua eventualmente un richiamo di NDD. Onda calda non toglie abbastanza danni per giustificarne l'uso. Protezione, facciamo eventualmente un'onda calda in seconda finca appena arriva Coraidon. Così poi possiamo ritornare indietro con Coraidon con U-turn. Io penso che comunque sia ci resista Arceus a un eventuale attacco. Expanding Force. Arriva la protezione. Basta energia. Va bene. Spero che ci vorrebbe resistere. Ci resiste. Andiamo a porre veto con un'esclusiva, ma non possiamo fare entrare Coraidon ancora, perché non ce la facciamo a livello logistico di velocità. E allora ce la rischiamo, ragazzi. Terra Crystal di tipo oscurità, vento in coda e onda calda o palla ombra. Palla ombra ce la andiamo a rischiare assai, perché eventualmente a meno con onda calda incominciamo a fargli danni, vai. Allora, se tutto funge, lui rifà Expanding Force, noi siamo di tipo oscurità, evitiamo l'attacco, mettiamo il Tailwind e mettiamo l'onda calda. A seguire, se l'onda calda toglie comunque sia poco meno di mezza vita, noi possiamo eventualmente entrare con Coraidon e finire Deoxys, vediamo un po'.
Basta energia, abbiamo il fuoco al nastro dall'altra parte comunque, quindi state tranquilli. Perfetto. Ora più veloci. Vento in coda e possiamo fare anche eventualmente un'onda calda a giudizio, vediamo un po'. Mamma mia che danni che fa onda calda. Messi molto molto bene, devo dire il vero. Se onda calda ci va a fallire, qua fallisce tutto il plan. Dobbiamo fare giudizio. Si potrebbe richiamare l'attenzione su NDD, ma noi siamo costretti a farlo, ragazzi. Perché comunque sia, se noi arriviamo a fallire onda calda, tutto quanto ci può andare in malora, quindi un po' di pazienza. La squadra è bellissima, ragazzi, da adoperare, veramente mi sta piacendo tanto. Nardo sta facendo la sua porca figura. Va bene, tanto ora entrano gli altri, quindi ce ne stiamo un po' fregando. Onda calda va comunque sia a colpire un DD, non lo fa fuori purtroppo perché non abbiamo fatto entrare Coraidon. Palla ombra elimina lui perché è quello potenzialmente più pericoloso, ma ora noi possiamo andare doppi perché abbiamo Coraidon che è più veloce di Arceus e possiamo ragionare. Coraidon, U-turn su NDD, ne mettiamo ai rasenti e giudizio arriva su Deoxys, quindi va benissimo tutto. Controlliamo un attimo la situazione, lui ha Pokémon di tipo normale a parte lui, no? In teoria. Quindi giudizio da quel lato e retromarcia da questo. Ci agevoliamo per poter riuscire a vincere facilmente la partita, sto la scelta, ci agevola in velocità, quindi siamo sicuri 100% che Coraidon è più veloce. Tailwind è fondamentale qua di Arceus, ragazzi. Lui non può cambiare perché ho visto che ha molti Pokémon di tipo psico, quindi anche giudizio se lo becca tutto. Vediamo un po'. Sono qui, retromarcia, arriva, dovrebbe bastare avanzare. Ok, si cambia, così si entra al prossimo turno col nostro calo ai rasenti. Ai rasenti entra e siamo messi abbastanza bene. Paleo attivazione intensifica il suo attacco. Giudizio ci porta giù Deoxys. E rimaniamo, se non sbaglio, con un turno di vento in coda. Con un turno di campo psichico. No, allora. Forse campo psichico finisce ora o finisce al prossimo. Vediamo un po'. Ok. Io devo vedere un paio di cose. Vento in coda ancora un turno, campo psichico ancora un turno. Sono intenso 4, va bene. Allora, noi sappiamo che giudizio su di lui non lo abbatte, sicuramente. Però fa male. Schermaglia non lo possiamo fare, però possiamo usare sanguisuga su di lui. Che dobbiamo fare? Per forza, siamo obbligati. Dobbiamo stare attenti perché c'è rimasto dietro Coraidon, questo qua sì. Che non ci dà una grossa mano a livello, diciamo, logistico. Tra l'altro non abbiamo più esclusiva, io non ho fatto più... Potevo fare l'esclusiva, sinceramente parlando. Tipo normale, ci siamo fatti gabbare, ma sono tipo folletto. Sta bruttina come cosa. Schermo luce. Giudizio arriva, gli toglie la difesa più pesante, che è quello che può rompere le scatole.
Sanguisuga ci fa portare via l'altro. Se ce la facciamo per numero qua, eh. Non ce la facciamo diciamo per tipologia sicuramente, ma per numero ce la dovremmo fare. Giù Arceus. Rimaniamo in 2 contro 1. Situazione abbastanza messa bene. Vediamo un pochettino cosa fa lui, ma in generale diciamo non siamo messi affatto male. Basta che lui non si porta al 100% la vita, perfetto, e noi riusciamo a gestire la cosa. Stiamo attenti però perché un'eventuale protezione gli fa ritornare al 100% la vitalità e può essere problematico. Allora, pensiamo bene cosa fare. Fuoco carica sicura. Con lui siamo poco efficaci con tutto, ma con nitrocarica siamo discretamente efficaci perché ancora c'è la Sun. Fuoco carica non basta, arriva nitrocarica, noi aumentiamo comunque sia la velocità. Arriva un'ipnosi che non mi aspettavo mai, che potrebbe agevolarlo perché lui comunque sia avanzi. Ma nitrocarica basta e vinciamo anche questa partita, ragazzi. Con questa squadra si vince tutto, tutto e di più. Nardo, signori miei, campione di Pokémon bianco e nero, forse il capo palestra migliore di sempre. Bella, bella, bella. Ragazzi, che dire, io oggi non vi ho dato un antimeta, vi ho dato l'antimeta per eccellenza, con dei Pokémon veramente assurdi che nessuno usa. Ragazzi, Nardo ci ha dimostrato come si può vincere con dei Pokémon diversi da quelli soliti utilizzati. Basta utilizzare sempre le stesse cose. Crocodile, Bravery, Irrosenti, questi Pokémon chi minchia li ha mai utilizzati? Io, signore e signori, e funzionano. Funzionano, vi consiglio di utilizzarli perché veramente è un piacere giocare con questa squadra. Vi auguro, sinceramente parlando, di divertirvi. Là c'è l'ID squadra, lo vedete in sovraimpressione. Avete il Poképass in descrizione se volete modificare qualcosa, iscrivetevi al canale se volete altri contenuti di questo genere, commentate che fa sempre comodo per l'algoritmo e mettete un bel like e ci vediamo alla prossima puntata.